Finalmente è arrivato. Ciao a tutti ragazzi, io sono Gioele e in questo nuovo video volevo parlarvi di un'altra mia grande passione, che è quella per gli orologi. Infatti di tanto in tanto acquisto qualcosa e pensavo che fosse arrivato il momento giusto per iniziare a portare qualche video sul canale, in modo da poter giustificare finalmente i miei acquisti futuri. Premetto che sono solamente un appassionato e non un grande intenditore o collezionista, quindi all'interno di questi video non mi addentrerò troppo in dettagli tecnici o specifici. Per quello ci sono sicuramente canali più competenti e che portano contenuti sicuramente più studiati. In futuro porterò altri video dedicati a questo argomento, in quanto è una mia passione, è una cosa che mi interessa. Questa volta ho voluto togliermi uno sfizio, un orologio economico ma che osservavo con curiosità da parecchio tempo. Adesso vi lascio qualche clip per iniziare a intravedere qualcosa. Parlando del Timex Q GMT. Inoltre, se ti interessa sapere come ho realizzato questo tipo di riprese, ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella, perché a breve uscirà un video dove ti spiegherò passo passo come effettuare questo tipo di riprese. Dopo la riedizione della versione anni 70 uscita nel 2019, Timex ha riscosso un grande successo tra gli appassionati e nel 2022 ha rilasciato una nuova versione aggiornata del GMT della serie Quartz. L'orologio differisce dalla versione precedente per alcune caratteristiche estetiche e funzionali. A livello estetico le migliorie ci sono e Timex sembra aver ascoltato le richieste suggeritegli dalla community di appassionati. Infatti il bracciale è stato ridisegnato. Il design a 3 maglie dona all'orologio un senso di robustezza maggiore, ma restando pur sempre un bracciale leggero. Inoltre ora presenta una vera e propria clasp, con logo inciso. Gli indici ora sono applicati e non più stampati sul quadrante, il che rende molto bello l'effetto di distorsione creato dal vetro plexi bombato in pieno stile anni 70. Gli indici sono riempiti con pasta luminescente, anche se devo dire che l'effetto non dura molto. Quadrante che passa da blu a nero opaco. Sparisce inoltre la finestra del giorno della settimana, per far spazio ad un design solo data più pulito. Cambia anche la lunetta GMT, che adesso è in formato 24 ore e viene accompagnata da una vera e propria sfera GMT indipendente, cosa che nel modello precedente mancava. La cassa da 38 mm resta invariata, tranne per il fatto che guadagna 1 mm di spessore, passando da 11,5 a 12,5 mm. Cassa che trovo molto bella con queste forme spigolose in pieno stile anni 70. Anche le rifiniture sono ben fatte considerando la fascia di prezzo a cui viene venduto. Per questo modello Timex ha scelto di sostituire il movimento Seiko PC33 precedentemente utilizzato con un Ronda 505-24. Movimento al quarzo prodotto in Svizzera, di qualità superiore al precedente. Corona di regolazione che purtroppo resta a pressione, quindi non è presente una chiusura a vite, il che ne garantisce l'impermeabilità per soli 50 metri, proprio come la versione precedente. Il Timex Q GMT viene venduto a 219 €, ma è abbastanza difficile da trovare sul sito ufficiale. Per acquistarlo io mi sono dovuto affidare ad una gioielleria trovata su eBay che lo aveva in pronta consegna. In conclusione devo dire che questo orologio mi è piaciuto parecchio, al polso fa un bel effetto e secondo me se state cercando un GMT economico ma con una personalità
ed una storia alle spalle, questo potrebbe essere un buon compromesso. Devo ammettere che non amo molto gli orologi al quarzo, in quanto non mi danno quella sensazione di volerli sempre tenere al polso per mantenerli carichi, ma per l'orologio che è questo secondo me va benissimo, in quanto è un orologio che andrò a mettere ogni tanto, anche perché abbinare rosso e blu non è sempre facile, e quindi è sempre bello magari trovarlo già pronto all'uso e senza dover stare a caricare o regolare data e ora. I colori della ghiera e del quadrante sono veramente belli, hanno un bellissimo gioco di luci e soprattutto il nero del quadrante lo trovo molto profondo, è un bel nero. E inoltre il vetro stondato dà un bellissimo effetto di distorsione se viene guardato da alcune prospettive. Il bracciale è abbastanza leggero e di sicuro non di grande qualità, a differenza della vecchia edizione questo qua non tira i peli. Il meccanismo di chiusura è sicuramente migliore, anche se nell'altro si potevano effettuare delle micro regolazioni al millimetro per adattarlo alle varie dimensioni dei polsi. Ok, per il video di oggi è tutto. Se ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale anche per farmelo sapere, in modo da poter portare altri contenuti di questo tipo in futuro, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!